Salve, salve da Marco Calabrò, per conto di Amaci Casa. Ci troviamo oggi in un'industria che realizza poliuretani espansi. Perché stiamo qui? Perché stiamo parlando oggi di materassi. Il mondo del materasso è sempre stato un mondo legato a tante polemiche su qual è il materasso migliore. E effettivamente le persone che entrano in questo argomento, obiettivamente, molto spesso non sanno darci una risposta su qual è il miglior materasso da comprare. Allora, in effetti non ci sta un miglior materasso da comprare, perché chiaramente ognuno di noi ha delle necessità differenti e il materasso è un prodotto che è estremamente legato alla comodità personale, quindi c'è a chi piace un po' più rigido che c'è a chi piace un po' meno rigido. Però andiamo un attimino nella scala dei prodotti, cioè cominciamo a dire che il prodotto più rappresentativo è una molla che si chiama la molla Bonnell, che fu realizzata la prima volta nel 1870, è una molla biconica, oggi viene chiamata molla biconica, normalmente è un prodotto che viene oggi indirizzato a quelle persone che sono di notevole peso, perché è un prodotto molto resistente. La molla Bonnell ha l'aspetto positivo che permette una ottima circolazione dell'aria, perché all'interno praticamente il materasso è vuoto. Dall'altro lato però la forma della spirale, che è una spirale biconica praticamente, con cui è fatta questa molla, spesso è come se fossero dei piccoli radar, così tutti quanti mi possono intendere. Spesso produce campi elettromagnetici, quindi nel momento in cui si va a scegliere un prodotto di quelli là, meglio comunque un rivestimento che smaltisca campi elettromagnetici. Poi nel 1923 è stata creata la molla indipendente, che da noi in Italia si chiama anche molla insacchettata. Insacchettata è una definizione che in effetti noi non troviamo sul dizionario. Il nome corretto è molla indipendente. Questa molla fu realizzata nel 1923 ed è una molla che praticamente ha il vantaggio di essere una indipendente dall'altra, quindi normalmente sono molto soffici e molto gradevoli. Qui il sistema di circolazione d'aria già è più difficile rispetto alla molla Bonnell. Arriviamo al lattice. Il lattice è un prodotto che normalmente viene utilizzato, il lattice di caucciù. Caucciù significa lacrime di sofferenza, perché praticamente viene tolto il caucciù, il lattice, dagli alberi fino a quando gli alberi muoiono. Vediamo questi alberi che muoiono completamente cicatrizzati. Il caucciù, quindi le lacrime di sofferenza, quindi il lattice, è un prodotto che normalmente viene utilizzato dal profilattico al guanto chirurgico, quindi è un prodotto che normalmente nasce non come prodotto per far passare l'aria, è un prodotto molto comodo. Tutti quanti parlano della grande traspirabilità del lattice, però attenzione, la traspirabilità del lattice è nata quando sono nati i fori di portanza, cioè quei fori che stanno all'interno del lattice, perché prima all'inizio si iniziarono a produrre lastre senza buchi, cioè le lastre solamente di lattice, di schiuma di lattice, e il prodotto purtroppo tendeva ad ammuffirsi. Quindi vennero create questi fori di portanza che servivano a fare areare il prodotto. Arriviamo a questo prodotto, questi qua sono i poliuretani, la famiglia dei poliuretani. La famiglia dei poliuretani può essere composta da due famiglie basicamente. Una famiglia che si chiama TDI, che sono poliuretani, come questi alle mie spalle, che sono poliuretani derivati dal toluene, che è un derivato del benzene, che è un derivato del petrolio, oppure un'altra famiglia che è la famiglia degli MDI, che invece sono dei poliuretani a base di anilina, basicamente, che derivano dal metano. La differenza fra i due poliuretani qual è? La differenza fra i due poliuretani è il fatto che il primo viene schiumato fra 20 e 30 minuti a una temperatura che va da 80 a 120 gradi, quindi è come se bollisse. Quindi questo tipo di poliuretano ha la tendenza ad avere le microcamere della schiuma che sono tutte. Il secondo invece, l'MDI, viene schiumato per un periodo che va da 4 a 10 minuti, quindi molto breve, e temperature che vanno da 30 a 45 gradi, quindi non arrivano le bollicine dell'aria a schiumarsi. Nel primo caso praticamente fanno parte quasi tutti i poliuretani del TDI, questi vulcanizzati come io chiamo, mentre gli altri, gli MDI, sono solamente alcune famiglie, ci sta Tempur, ci sta Microchambers,
sono più rari perché hanno un costo più elevato e la lavorazione è più difficile. Oggi sicuramente i poliuretani possono dare molte più risposte che non gli altri tipi di materassi. Perché? Gli espansi possono essere di densità 18, di densità 21, di densità 25, densità 30, 35, 45. Quando parliamo delle schiume di memory, addirittura queste densità arrivano fino agli 85. La caratteristica quindi qual è? I poliuretani possono essere fra di loro possono avere fra di loro delle funzioni differenti, quindi io posso scegliere un prodotto che ha una determinata funzione con un certo tipo di poliuretano, un prodotto che ha magari un'altra funzione. L'aspetto quindi positivo dei poliuretani è questo. Attenzione a un equivoco che nasce spesso: i poliuretani non sono più o meno rigidi in base alla densità, anzi probabilmente il contrario, perché se io vado a realizzare una schiuma di densità 45, significa 45 kg a metro, una densità 45 probabilmente perché mi serve un prodotto molto elastico, mentre se vado a realizzare una densità 21 la farò molto dura, perché se probabilmente io facessi la densità 21 invece più leggera, la densità mi farebbe con il tempo affossare il prodotto. Questo io dico in linea di massima, ho dato un'idea di quello che è il discorso dei materassi, ma comunque faremo degli altri video sull'argomento. Grazie sempre per ascoltare Amaci Casa Italia e arrivederci al prossimo video.